Negli scorsi episodi del nostro format Migliora la tua nuotata abbiamo sviscerato lo stile libero in tutte le sue sfaccettature, dando quelli che sono gli strumenti necessari e le accortezze da tenere in considerazione per entrare sin da subito in acqua e costruire un buon stile libero. Nel video di oggi invece scopriamo insieme come, in che modo e se effettivamente è possibile, come in tanti ci chiedono, aumentare la propria massa muscolare nuotando. Partiamo innanzitutto dicendo che in generale per aumentare la propria massa muscolare bisogna tenere in considerazione questi tre fattori: l'allenamento, l'alimentazione ed il riposo. Ovviamente sulla parte di alimentazione e riposo si potrebbe aprire un capitolo a sé, ma in questo video ci concentreremo in maniera precisa sul primo fattore, ovvero quello dell'allenamento. Quindi prima di parlare dei metodi di allenamento per incrementare la massa muscolare, vediamo di dare una definizione precisa di quello che effettivamente significa mettere su muscolo. Qualsiasi muscolo del nostro corpo aumenta di volume, quindi ingrossa, se ognuno degli elementi che lo compongono, quindi fibre, miofibrille, tessuto connettivo, sarcomeri, proteine contrattili, eccetera, aumentano a sua volta, causando così l'ispessimento di quella che è la sezione trasversa del muscolo. In poche parole tutto questo si può riassumere in ipertrofia muscolare. Ma che cos'è e soprattutto come si arriva a generare ipertrofia muscolare? Tenendo ben presente un semplice e solo concetto: il sovraccarico. Infatti l'ipertrofia muscolare non è altro che un adattamento che il nostro organismo attua in risposta ad uno stimolo dato da un sovraccarico, come per esempio può essere l'utilizzo di manubri, bilancieri, macchine, ma anche esercizi a corpo libero dove il sovraccarico è rappresentato semplicemente dal peso del proprio corpo. Ma quindi com'è effettivamente possibile ricercare questo sovraccarico durante una seduta di nuoto? In acqua il nostro corpo, essendo immerso in un liquido, non ha praticamente peso, perché a differenza della terraferma in acqua non vige la forza di gravità. Perciò, non potendo sfruttare il peso del proprio corpo, quando nuotiamo l'unico sovraccarico che abbiamo a disposizione è quello offerto dalla resistenza dell'acqua stessa, che risulta essere ben 800 volte superiore rispetto a quella dell'aria. Pensate difatti a come sulla terraferma possiamo tutti avanzare con facilità, mentre in piscina, così in mare, se non riusciamo a spostare sufficientemente acqua, rimaniamo fermi. Motivo per cui, se vogliamo aumentare la propria massa muscolare in acqua, dobbiamo necessariamente allenarci per essere in grado di percepire e spostare quanta più acqua possibile durante ogni bracciata. Poi, ovviamente è chiaro che il beneficio finale che ne otterremo in termini di aumento di massa muscolare non sarà mai lo stesso ottenibile sulla terraferma, proprio perché, appunto, come ho detto prima, in acqua non esiste il peso del corpo, il peso del bilanciere, dei manubri, eccetera, ma abbiamo solo e soltanto questa resistenza offerta dall'acqua e la possibilità magari di utilizzare strumenti come pinne e palette che non fanno altro che, ebbene sì, aumentare la superficie e la quantità di acqua spostata. Ecco allora che ritorniamo al concetto fondamentale, che per aumentare la massa muscolare in acqua, prima di pensare di concentrarsi su allenamenti specifici o altro, c'è bisogno innanzitutto di curare la parte tecnica. Hai quindi bisogno prima di tutto di curare quella parte di sensibilità acquatica che ti permette di non girare le braccia e battere le gambe a vuoto, ma di sentire la resistenza dell'acqua sul palmo della mano, sul dorso e sulla pianta del piede. L'obiettivo che paradossalmente devi prefissarti è quello di arrivare a sentire l'acqua più solida che liquida. Perché è proprio questo ciò che differenzia il nuotatore evoluto dal principiante. Pensaci, se il principiante in acqua non ha sensibilità e non sente praticamente nulla, il nuotatore evoluto invece è come se ad ogni bracciata spostasse un vero e proprio muro d'acqua. E questo ovviamente gli permette di nuotare più veloce, facendo però metà delle bracciate. In conclusione, possiamo quindi dire che è possibile aumentare la propria massa muscolare nuotando, ma per farlo hai bisogno di imparare a nuotare bene, per essere efficace ad ogni ciclo di bracciata ed iniziare così a percepire l'acqua e la resistenza che essa ci offre come un vero e proprio sovraccarico. Quindi, se vuoi migliorare la tua nuotata ed iniziare un percorso personalizzato e su misura per te, ti invito a cliccare sul link in descrizione ed inviare la tua candidatura. Io spero che anche questo video ti sia piaciuto, ti invito nuovamente ad iscriverti al canale e lasciare un bel mi piace.